Oggi vediamo la Olight Warrior Mini 2. Qua abbiamo tutto il contenuto della confezione, il manuale di utilizzo, il caricatore magnetico da 2 A, un cordino da polso plastificato, un moschettone rotondo e finalmente la Olight Warrior Mini 2, che in questo caso è di color nero. Mentre la vediamo meglio parliamo delle caratteristiche principali. La Olight Warrior Mini 2 ha un output massimo di 1750 lumen, che arriva fino a 200 metri di distanza e un'intensità di 12.300 candele dichiarate, per circa 4 minuti prima di ridurre la potenza a 500 lumen. L'intensità minima è di un lumen in modalità Moonlight e dura per ben 45 giorni. Ci sono 5 livelli di potenza più lo strobo, con un'interfaccia di funzionamento simile a tutte le Olight che ho provato più qualche extra, grazie al pulsante di coda che la rende adatta a scopi tattici e difensivi. Ha un grado di protezione ambientale IPX8, che vuol dire che non è stato testato per le polveri, ma che è in grado di sopportare un'immersione fino a 2 metri per 30 minuti. Ha una resistenza alle cadute fino a 1,50 m di altezza. La batteria ricaricabile è una batteria agli ioni di litio 18650 3,6 V 3500 mAh e può essere ricaricata tramite il sistema di ricarica magnetico proprietario. L'ottica è di tipo TIR con una lente frontale in vetro e un sistema di rilevamento degli ostacoli nelle vicinanze che riduce la potenza e la spegne quando la accendiamo in prossimità di un ostacolo. Ha una clip bidirezionale e un piccolo ring che possono anche essere invertiti per il porto con la lente verso il basso. Ora vediamo le dimensioni e il peso. La Warrior Mini 2 è lunga 118 mm e un diametro di 25 mm sulla testa e 23 sulla coda e pesa 122 grammi senza moschettone o cordino da polso, ma con la batteria integrata. E a questo punto vi chiederete quanto costi questa torcia. Il prezzo di listino è di circa 107 euro, ma come sappiamo Olight fa spesso delle promozioni su diversi prodotti. Non so quando vedrete il video, ma attualmente è in offerta a metà prezzo e quindi 53 euro. A questo prezzo ritengo sia veramente un'offerta imbattibile. Ricordiamo che Olight non mi sponsorizza in alcun modo e non guadagno dal fargli pubblicità. Per tornare all'offerta accedete dal link in descrizione al sito ufficiale Olight e cliccate nel menu liquidazione. A questo punto saranno visibili le offerte e se vi interessa c'è anche la Button 3 Pro che è a metà prezzo e questa è la mia torcia preferita come EDC. Fatemi sapere se avete trovato l'offerta e se vi è stata utile. Torniamo a noi. Dopo questa presentazione generica ora trattiamo qualche aspetto in modo più approfondito. Trovate il segnalibro in descrizione per saltare al punto che più vi interessa. Vediamo il contenuto della confezione. Io questa l'ho già appunto tirata fuori dalla confezione proprio per provarla, per fare i primi test, ma la confezione la vediamo qua. È una confezione di carta come tutta la fascia media di Olight, che presenta al suo interno un piccolo vassoietto preformato di plastica che quando la torcia arriva ospita appunto la torcia. La torcia al suo interno presenta anche questa lamella che praticamente preserva la batteria dallo scaricarsi durante il trasporto. Infatti questa lamella sarà messa a protezione dei contatti in questo modo, proprio per evitare che la batteria arrivi scarica. Quindi tolta la torcia dal suo vassoietto in plastica preformata e girandolo sul retro vediamo per prima cosa delle istruzioni di primo utilizzo. Infatti ci dicono di rimuovere questa linguetta qui come protezione della batteria, senza la quale non funzionerà, e di caricarla interamente prima del primo utilizzo. Aprendo il coperchietto vediamo i classici ringraziamenti di Olight che ci ringraziano per averli scelti, insomma aver acquistato una loro torcia, il manualetto di istruzioni, un cordino plastificato, anzi gommoso, non so come definirlo, molto bello e molto diverso da quelle che normalmente si trova con queste torce. Infatti normalmente troviamo quello di stoffa, mentre questo è proprio come se fosse una plastica molto morbida, molto simile a quella delle caricabatterie. Dopodiché troviamo il caricabatterie MCC 2 A, che è appunto il caricabatterie magnetico tipico di Olight, per il quale quasi il suo marchio di fabbrica, possiamo dire. E inoltre troviamo anche un moschettoncino not for climbing, quindi ci raccomando di non usarlo per arrampicata o comunque per appendere tutto il nostro intero peso, anche perché questo moschettoncino sembra molto solido e robusto, di formato rotondo, può essere usato agganciato all'anellino di cui è dotata la torcia, per usarla appunto quasi a mani libere. Infatti se mi serve dover fare qualcosa con le mani posso benissimo lasciarla accesa, lasciando la torcia pronta a presa qualora mi serva.
La torcia si presenta di dimensioni generalmente superiori se la confrontiamo con le sue concorrenti dedicate alle DC, ma questo è a causa dell'interruttore di coda che viene aggiunto e di un proiettore diciamo più spesso che aiuta a convogliare meglio il fascio in modo da avere un hotspot più marcato, tipico delle torce tattiche. L'hotspot molto marcato, come possiamo vedere, ci permette di illuminare un bersaglio con estrema precisione e in questo appunto, grazie alle altissime candela che riesce ad esprimere, riusciamo ad illuminare a distanze molto maggiori. Infatti a piena potenza con i suoi 1750 lumen arriverà a una distanza di 220 metri, mentre la Baton 3 Pro con soli 1500 lumen, quindi non tantissimi di meno, ma raggiungerà una distanza di circa 175 metri. Questo perché appunto, come possiamo vedere, lo spot della Baton 3 Pro è molto meno marcato rispetto alla Warrior 2 Mini. Guardate un po', si vede come questa luce sia molto più morbida nel suo intervallo appunto dalla zona centrale verso l'esterno, mentre la Warrior 2 Mini ha uno spot molto più piccolino ma comunque molto più intenso. La Warrior 2 Mini è comoda e da tenere in mano grazie anche a questa texture tipica un po' di molti modelli di Olight e anche del moschettoncino in dotazione che ne facilita la presa, per esempio mettendolo nell'indice. Questo moschettoncino ci viene anche comodo in caso vogliamo appenderla ad uno zaino o in caso lo volessimo tenere fuori dalla tasca per facilitare l'estrazione nel momento del bisogno. Vediamo che ha una clip bidirezionale abbastanza profonda. Vista la conformazione della clip, una volta inserita in tasca lascerà sporgere completamente la testa, quindi questo centimetro e mezzo più o meno di proiettore. Se io volessi un porto un po' più profondo nella tasca, un po' più diciamo meno visibile, potrei semplicemente andare a staccare l'anellino di coda, andare a staccare la clip che come vediamo comunque è molto solida e non viene via per niente facilmente, e andare a mettere la torcia e andare a mettere la clip nella scanalatura di coda. Questo appunto ci permette di avere la torcia in una posizione molto più profonda nella tasca, quasi a scomparsa, un po' come avviene con le nuove torce che però non possono che rivolgere verso l'alto la parte del proiettore. Questo tipo di porto lo trovo molto più comodo perché mette al sicuro il proiettore della torcia da tutti i danni che potrebbero arrivare dall'esterno. Vediamo che ovviamente anche il portachiavino può essere messo in ambi i modi, e questa è una roba molto comoda e molto utile. Adesso la rimettiamo come di default. Eccola qua. Come abbiamo visto, quindi la torcia è molto comoda da tenere in mano, di dimensioni abbastanza generose, da assicurare una presa molto solida e da consentirci di poter premere l'interruttore di coda con il pollice. Questo tipo di impugnatura ci permette di utilizzarla con facilità in tutti gli scopi tattici e utilizzarla addirittura come martello per scopi autodifensivi. Il secondo interruttore si trova poco sotto la testa della torcia. Se impugnata in questo modo, vediamo che la mano trova la sua posizione naturale col pollice che va direttamente sopra l'interruttore. Infatti qua c'è una piccola scanalatura nella clip che fa quasi da alloggio per l'indice, e impugnandola in questo modo è naturalissimo andare a premere l'interruttore con il pollice. L'interfaccia di funzionamento della Warrior Mini 2 è completa ed efficace e ci dimostra quanto Olight tenga all'esperienza utente. È azionabile attraverso due pulsanti, uno di testa e uno di coda. A partire da torcia spenta, un singolo clic accenderà la torcia nell'ultima modalità utilizzata. Tutte le modalità vengono memorizzate, eccetto la modalità High che viene memorizzata per circa 10 minuti, dopodiché tornerà alla modalità Medium. Le modalità Turbo e la modalità Strobo non verranno memorizzate. Per cambiare modalità tengo premuto l'interruttore di testa e che andrà a ciclare attraverso le tre modalità Low, Medium, High. La modalità High avrà circa 500 lumen, la Medium 120 e la Low circa 15 lumen. Per attivare la modalità Moonlight, a partire da torcia spenta, tengo premuto il pulsante finché la torcia non entrerà in questa modalità. Come vediamo, offrendo solo un lumen di potenza, la modalità Moonlight sarà appena visibile con tutte queste luci che sto usando in questo momento. A partire sia da torcia spenta che da torcia accesa, un doppio clic attiverà la modalità Turbo. Quindi vediamo la torcia spenta, ora l'accendiamo e sarà in Moonlight, perché l'ultima modalità utilizzata è stata quella Moonlight. La mettiamo in modalità Medium, doppio clic
ed è la modalità turbo. Per attivare la modalità strobo ci basterà fare 3 clic consecutivi, sia da torcia accesa, come abbiamo visto, sia da torcia spenta. Per quanto riguarda l'interruttore di coda, questo interruttore di coda è un interruttore a 2 posizioni. Infatti è possibile avere 2 clic, uno premendo appena l'interruttore e uno spingendo completamente sino alla fine. Il clic tra una modalità e l'altra è comunque molto distinguibile. Adesso non so perché l'interruttore di coda ha deciso di non collaborare più, quindi bocciato. Non so per quale motivo l'interruttore di coda ha deciso che non deve più collaborare, quindi questo sarà un piccolo difetto di questa torcia. Proviamo a ripristinare la funzionalità disconnettendo e riconnettendo la batteria. Questo non ci piace tanto, non mi era mai successo, ma come si suol dire, il bello della diretta è meglio averlo ripreso che no. Oh, ora vediamo che l'interruttore di coda è tornato a funzionare. L'interruttore di coda può essere azionato sia parzialmente con il mezzo clic e sia un clic intero. Il clic intero appunto si contraddistingue per un bel clic sonoro e anche tattile che fa avvertire con precisione quando siamo andati a triggerare questo funzionamento. In questa modalità in cui la torcia è configurata in questo momento abbiamo che con l'interruttore di coda premuto a metà per un periodo brevissimo andiamo ad attivare la modalità medium. Con l'interruttore, se premo fino in fondo l'interruttore di coda con un clic rapido, quindi clic, andrò ad attivare la modalità high. Se invece tengo premuto col mezzo clic, la torcia si accenderà fin tanto che tengo premuto. Quando andrò a rilasciare, la torcia si spegne. Stessa cosa per il clic intero. Premo sino in fondo, andrà in modalità turbo che resterà accesa fin tanto che non vado a rilasciare l'interruttore. Questa era solo una delle 2 modalità con cui è possibile utilizzare l'interruttore di coda. Per cambiare modalità ci basterà premere completamente l'interruttore di coda e contemporaneamente fare un clic del pulsante di testa, in questo modo. Una volta cambiata modalità, questo interruttore di coda cambierà del tutto la sua funzionalità. Infatti vediamo che col clic intero andrò ad accendere lo strobo e questa modalità non verrà mai mantenuta, quindi al rilascio del pulsante si spegnerà sempre, mentre col mezzo clic andrò ad accedere alla modalità high e anche questa modalità non verrà mai mantenuta. Al mollare il pulsante si spegnerà sempre. Un clic breve, in questo modo, non cambierà la sua funzionalità. Per quanto riguarda la modalità di funzionamento della Warrior Mini 2, l'ultima cosa che ci rimane da trattare è il sensore di prossimità. Infatti vediamo come nella lente sia presente questa piccola lunetta che ospita appunto il sensore. Il sensore di luminosità è molto utile in quanto previene i danni accidentali causati dall'accensione della torcia. Se la torcia dovesse accendersi in modalità high o turbo all'interno di una tasca o di una borsa, la luce prodotta, avendo un'intensità molto alta, potrebbe provocare danni o anche degli incendi ai tessuti immediatamente a contatto con la parte frontale. Quindi da Light cosa hanno fatto? Hanno inserito il sensore di prossimità che quando la torcia si trova vicino a un ostacolo diminuisce la luminosità. Vedete? Ok, vediamo per avere giusto un'idea di come avviene questa diminuzione. Se noi mettiamo un ostacolo a circa 20 cm dalla torcia, questo non trigger il sensore. Avvicinando la torcia vediamo che, eccolo qua, la luce dimmera a circa 4 cm dall'ostacolo. Questa distanza appunto può variare in base all'oggetto a contatto, al colore o alla luminosità ambientale. Stessa cosa per la luminosità turbo. In questo caso vediamo che avvicinandoci all'oggetto, niente, sempre a circa 4 cm dalla mia mano la luce tende a ridurre la propria luminosità. La cosa più noiosa di questo sensore, che poi è stata corretta nei modelli successivi, è che non si può disabilitare. Infatti se questo sensore dovesse sporcarsi per esempio di acqua o di fango durante l'utilizzo, non sarà mai possibile bypassare l'attenuazione prima di averlo ripulito. Per avere giusto un esempio di come è stato risolto questo problema su altri modelli, vediamo qua la Baton 3 Pro Max, che dispone anch'essa di un sensore di luminosità. Noi vediamo che la luce appena ci avviciniamo dimmera, ma se io dovessi voler bypassare questa riduzione di luminosità basterà cliccare 2 volte e
basterà cliccare 2 volte e la luce tornerà a risplendere alla massima potenza. Quindi questa è qualcosa da tenere in considerazione nell'acquisto della Warrior 2 Mini, che però nella vita di tutti i giorni diciamo che limita pochissimo l'utilizzo reale. Un'altra cosa molto intelligente e che ci aiuta ad evitare dei danni all'interno di borse o tasche è che il sensore di luminosità, una volta azionato, se rimarrà triggerato per più di un minuto, spegnerà la torcia. Adesso facciamo una breve prova di questa funzionalità. Quindi mettiamo un bel cronometro, eccolo qua. Ok, mettiamo la modalità turbo, facciamo in modo che dimmeri e azioniamo il cronometro. In questo momento abbiamo anche potuto notare come la torcia di fronte a una diversa superficie, in particolare una scatola bianca che riflette meglio la luce verso il sensore, sia stata triggerata qualche centimetro più in là. Infatti, mentre prima vedevamo che triggerava a circa 4 cm dalla mia mano, adesso siamo arrivati a circa 6 cm. 59, 60, vedete? Si è spenta. Il fatto che il sensore di luminosità non sia bypassabile in alcun modo, neanche manualmente, mi ha creato non pochi problemi nell'utilizzo del LumenTube. Infatti con questo modello non ho potuto fare le prove di durata, il confronto con gli altri modelli, proprio perché avvicinandolo al LumenTube tendeva a ridurre il suo flusso, quindi non dava una lettura reale. Le prove le ho comunque fatte posizionando la luce più lontana dal LumenTube in modo che non triggerasse il sensore, ma ovviamente il valore in lumen rimarrà sballato. Rimangono comunque molto attendibili i tempi di utilizzo nelle varie modalità che adesso vediamo. In questo primo grafico vediamo come la luce continua ad interrompersi dopo un minuto dall'accensione, questo perché inizialmente non avevo pensato al sensore di luminosità, dopodiché quando me ne sono accorto la luce è stata ricaricata e poi abbiamo ricominciato le prove col LumenTube. In modalità turbo mi ha veramente sorpreso la durata prima della riduzione del flusso, infatti permane una potenza di 1750 lumen dichiarati per ben 6 minuti e 50 secondi contro i 4 dichiarati. Dopodiché comincia a ridursi gradualmente per arrivare a circa 500 lumen a circa 8 minuti e 16 secondi. A questi 500 lumen permane sino alle 3 ore e 15, dopodiché riduce a 200 lumen per spegnersi poi verso le 4 ore. In modalità high, a parte il picco iniziale di intensità maggiore, la luce si stabilizza intorno ai 500 lumen dichiarati e rimane costante per circa 3 ore e 40. A questo punto si riduce a circa 200 lumen per poi spegnersi a 4 ore e 26. In modalità medium abbiamo una lettura di circa 122 lumen, che questa volta è abbastanza accurata proprio perché non è più attivo il sensore di prossimità, con la quale si raggiungono le ben 18 ore e 53 minuti contro il 19 dichiarate, quindi diciamo che siamo vicinissimi al dichiarato. E questa modalità ritengo che sia la più utile in caso di emergenza, in quanto offre una luce usabilissima durante la notte, sia per camminare, per esplorare o per vedere quanto necessario, è una durata enorme. Nella modalità low vediamo l'andamento che sicuramente è molto costante e abbiamo una lettura di circa 13 lumen, dopodiché dopo circa 10 ore abbiamo interrotto il test perché la durata prevista è di circa 164 ore. La Warrior 2 Mini è in vendita esclusivamente come Cool White, quindi bianco freddo, ma sulla torcia non vi è indicato in alcun modo quale sia la temperatura del colore da aspettarci. Per fare una rapida verifica della temperatura di colore della resa cromatica in ogni modalità abbiamo collocato il Light Master 3 in un posto quanto più all'ombra possibile, tanto che la sua lettura è di circa 122 lux. Adesso vedremo come verrà totalmente surclassato anche dalla modalità Moonlight della nostra torcia. Insomma, andiamo a vedere piano piano quali sono i valori per le diverse modalità di funzionamento. Incominciamo dalla modalità Moonlight. Alla modalità Moonlight facciamo Start, vediamo che senza luce abbiamo circa 115, mi ho dimenticato di avviare il Light Master. Abbiamo circa 115. Nella modalità Moonlight, se puntiamo direttamente sul sensore, abbiamo ovviamente che la luce della torcia surclassa totalmente la luce ambientale, abbiamo circa 5100 gradi Kelvin e una resa cromatica di circa 71,8. Alla modalità Min avremo circa 5200 gradi Kelvin e una resa cromatica di 61-62. Alla modalità Medium dovremmo allontanarci un pochettino perché la mandiamo in saturazione, avremo circa 5400-5200 gradi Kelvin, una resa cromatica di 61. Alla modalità High
continuo ad allontanarmi. Avremo circa 5200 gradi Kelvin, 63 di resa cromatica, e alla modalità turbo avremo circa 5500 gradi Kelvin e circa 65 di resa cromatica. Ora proviamo a fare una misura esattamente 1 metro di distanza. Infatti, come vedete, c'è appunto un righello che mi indica la distanza dal sensore, e proveremo a ripetere le misure a 1 metro di distanza, in modo che il valore in lux sia corrispondente al valore in candela. Ora, modalità high, avremo circa 3700 candela, modalità turbo circa 13400 candela nel punto massimo. Ora vediamo perché proprio diventa pericolosa la torcia se dovessimo, adesso che mi ci ha fatto pensare, dato che era in turbo, perché diventa pericolosa la torcia una volta tenuta in tasca in turbo. Vediamo che la temperatura arriva facilmente a una cinquantina di gradi, 50, 52, insomma anche al tatto in questo caso è proprio molto calda. Quindi diciamo che è un vantaggio che il proiettore si estenda oltre l'impugnatura, in modo che la nostra mano rimanga sempre ad una temperatura accettabile. Infatti in questo momento è quasi difficile da toccare anche col pollice in questo modo. 58 gradi. Quindi abbiamo visto che raggiunge le temperature elevatissime. Per quanto riguarda caricabatterie e ricarica, la Warrior 2 Mini è ricaricabile attraverso il sistema proprietario di All-Lite, ossia il caricabatterie MCC 2A. Questo caricabatterie ha il singolare vantaggio di connettersi alla torcia e ricaricarla senza doverla smontare, e questo ci offre una particolare resistenza agli agenti atmosferici. Infatti, se io vado ad aprire e chiudere la torcia in continuazione per caricare la batteria, userò l'O-ring, e inoltre il rischio che delle particelle di polvere o qualsiasi cosa si possa introdurre all'interno dell'O-ring, rendendolo così inefficace. Vediamo anche quanto sia semplice innestare il caricabatterie. Infatti basterà avvicinarlo per ancorarlo alla torcia in modo efficace è super sicuro. Quindi se noi di notte, per esempio, già abbiamo il caricabatterie sul comodino, basterà avvicinare la torcia anche al buio per cominciare la ricarica in modo del tutto semplificato. Ora connettiamo il caricatore a un caricabatterie esterno, che adesso in questo momento ho fuori camera. In questo caso in questo momento il caricabatterie presenta una luce verde. Vediamo un attimo se si vede meglio spegnendo la luce principale. Ora così si vede meglio il LED. Insomma, presenta una luce verde durante la ricarica, che diventerà rossa. Quindi la torcia è scarica, attacco il caricabatterie, diventerà rosso. Quando la luce tornerà di colore verde vorrà dire che la carica è completata. Il difetto principale di questo caricabatterie è che completa la carica in un tempo generalmente superiore rispetto ai classici USB-C, forse dovuto ai contatti sul retro della torcia, che offrono un contatto meno pulito quando collegati al caricabatterie. Comunque la ricarica della torcia si completa in circa 4 ore con un picco massimo di corrente di circa 1500 mA, come possiamo vedere appunto nel grafico. Per accedere alla batteria basterà svitare il corpo della torcia dalla testa in questo modo. Notiamo anche i filetti, che sono 3 e sono a sezione rettangolare. Sulla parte inferiore abbiamo anche l'O-ring, quindi in caso di usura o in caso volessimo prenderci una maggiore sicurezza, l'O-ring è perfettamente sostituibile con un piccolo cuneo, in questo modo. Voilà. Vedete? E in questo modo è possibile rimuovere l'O-ring e sostituirlo con un altro. La filettatura arriva sempre super ben lubrificata di fabbrica, questo perché All-Lite presta attenzione anche ai minimi particolari. La batteria, come possiamo vedere, è una All-Lite ORB 186C35, form factor 18650, 3500 mAh e 3,6 volt. Come possiamo vedere anche da queste scritte sulla batteria, ha una batteria che consente una rapida discarica, presenta anche le protezioni da sovraccorrente, sovrascarica o sovraccarica.
Vediamo ora il peso della sola batteria. La sola batteria pesa circa 49 grammi,8, quindi possiamo dire 50 grammi. L'altra particolarità di questa batteria è che è di formato proprietario, infatti non è come tutte le 18650, come per esempio questa. Questa è una batteria da buttare, però nel senso per renderci conto di come le batterie normali abbiano il polo positivo sulla parte superiore e il polo negativo sulla parte inferiore. Questa batteria, come possiamo vedere, ha due cerchietti concentrici, infatti presenta il polo negativo sia sulla parte esterna superiore e sia sulla parte inferiore, mentre il polo positivo è presente soltanto al centro della parte superiore. Questo fa sì che la torcia non sia usabile con altre batterie in commercio, ma soltanto con le batterie di serie All-Lite. Infatti, come vediamo, non funziona. Rimettiamo la sua vecchia batteria e la torcia torna a funzionare. Un'altra particolarità di questa torcia è che il pulsante di coda, adesso, a causa del suo funzionamento particolare, non funzionerà in acqua salata e scaricherà lentamente la batteria casomai si cortocircuitassero la parte esterna con la parte interna. Adesso, per curiosità, vediamo un attimo di capire se c'è una tensione o quanta corrente passa attraverso l'interruttore. Prendiamo il nostro tester, i puntalini, cominciamo prima a misurarne la tensione, quindi vediamo se ha qualche millivolt di tensione tra la parte interna e la parte esterna. No, sembrerebbero cortocircuitati in realtà. Eccola qua, in realtà quindi abbiamo una tensione tra il corpo della torcia e l'interruttore, quindi abbiamo circa qua 0,2 mV, mentre verso l'interno circa 1 mV. Ora vediamo per curiosità quanta corrente passerebbe nel caso la cortocircuitassimo, che dicono da All-Lite che questo cortocircuito, quindi casomai una parte metallica come potrebbe essere questo righello, andasse a toccare sia l'anellino magari metallico esterno sia l'interruttore, avremo appunto una piccola discarica piccolissima ma costante, quindi da tenere in considerazione casomai dovessimo tenere la torcia a lungo, per esempio in uno zaino con un mazzo di chiavi. Ora la torcia è in ampere, vediamo, sicuramente sarà dell'ordine dei milliampere, quindi sempre un po' all'anellino e un po' all'interruttore. Diciamo che non è rilevabile, quindi sarà proprio una autoscarica veramente minima. L'interruttore continua a funzionare in ogni caso, quindi possiamo dire che l'autoscarica, diciamo, se c'è, è proprio bassissima. Non ho avuto proprio lo scrupolo di dircelo per evitare incomprensioni, però non rappresenta un problema sensibile secondo me. Un'altra cosa da notare è riguardo appunto alla ricarica magnetica, che rende il fondo della torcia magnetico, quindi ci sarà possibile attaccare la torcia magneticamente a qualsiasi superficie metallica. Ora, rispetto alle altre torce, vediamo che sì, si può mettere in una posizione orizzontale, ma essendo molto più lunga, con un peso concentrato più verso la testa, basteranno dei piccoli movimenti, dei piccoli scossoni per farla cadere. Anche dovessimo metterla in modo delicato, diciamo che è sempre un po' instabile. Non è per esempio come una Baton 3 Pro Max, che una volta attaccata tende a rimanere molto più stabile, benché sia più pesante e più grossa come torcia. L'indicatore di carica è presente sulla parte frontale della torcia e vediamo che, non so se riusciamo a vederla, eccolo qua, e vediamo che si illuminerà di verde se la batteria è maggiore del 60%, si illuminerà di arancione se la batteria è tra il 10 e il 60%, diventerà rosso se la batteria è tra il 5 e il 10%, mentre lampeggerà di rosso se la batteria è inferiore al 5%. Vediamo che rimane accesa per tutta la durata dell'accensione della torcia. Oggi vediamo la nostra Warrior Mini 2. Come di consueto siamo in un parco cittadino sotto un cavalcavia che adesso non si vedrà assolutamente, ma diciamo che vengo qui spesso perché conosco più o meno le dimensioni del posto, dove sono le colonne e quant'altro. Quindi cominciamo dalla modalità Moonlight. Modalità Moonlight si vede a malapena, guardate, mi vede a malapena le scarpe, quindi diciamo che
Sì, è utile per leggere e quant'altro, se di notte non si vuole disturbare un compagno di stanza, qualcuno che dorme, ma diciamo che l'utilità è proprio veramente minima minima. Passiamo quindi alla modalità mini. Modalità minima, incomincia a vedersi già queste colonne, questo grazie anche al flusso diciamo abbastanza concentrato, che quindi ci permette di vedere quantomeno l'hotspot. Questa colonna è a circa 6 metri da dove sono io, quest'altra è un po' più vicina, circa 4 metri, diciamo che si vedono abbastanza bene. Questa colonna che illumina adesso, non si vede, cioè si vede a occhio nudo, ma in camera non rende per niente, si vede a malapena. Questa colonna che dovrebbe essere una quindicina di metri. Proviamo modalità medium. La modalità medium cominciamo già a vedere questa colonna che ha circa 17 metri, queste vicine ovviamente super illuminate alla grande. Ho detto questa 17 metri, si comincia a vedere anche in camera, occhio nudo si vede abbastanza, mentre queste altre colonne qui che sono a 30 metri si intravedono le ombre, ma non tantissimo. Quindi adesso passiamo alla modalità High e qua già incomincia a avere un bel fascio. Notare anche che vedete come ha un fascio abbastanza ampio nella parte un po' più diffusa e mantenendo sempre un bello hotspot centrale. Ora proviamo la modalità Turbo. Ed ecco qui, quindi qui arriviamo in pieno giorno. E si nota tutta la tatticità di questa torcia. In particolare abbiamo queste due colonne qui che sono grosso modo a 30 metri, questa e questa, mentre queste al centro sono circa una sessantina di metri, quindi diciamo che illumina alla grande. Una delle cose belle è che ci permette di puntare con tutta evidenza un certo bersaglio, tipica delle torce tattiche, ma al contempo illumina anche una grande area intorno per assicurarsi anche di quello che c'è nel perimetro senza focalizzarsi esclusivamente in un fascio di luce ridottissimo. Quindi il pregio di questa torcia è proprio il buon compromesso tra l'hotspot centrale e la parte diffusa, che ti permette comunque di usarla anche come luce da everyday carry. Ora vediamo il confronto tra la Warrior 2 Mini che ho qua sulla mano sinistra, non so se si riesce a vedere in camera, e la Baton 3 Pro che ho qua sulla mano destra. Adesso entrambe le ho messe in modalità Moonlight e come vediamo sono poco diverse, ci si riesce a illuminare a malapena la mano, ma questa l'abbiamo già vista. Adesso le vediamo nella modalità minima. Quindi vediamo prima la Warrior 2 e poi la Baton 3. Diciamo, si nota proprio la differenza di hotspot. La Baton 3, che è questa sulla destra, mantiene sempre un bel hotspot, anche per essere un everyday carry, ma comunque è molto meno marcato della nostra torcia tattica, la Warrior 2 Mini. Andiamo a modalità medium e qua si incominciano a vedere proprio palesemente le differenze tra le due. Vediamo in profondità, non cambia molto. Andiamo a modalità medium, andiamo in modalità high e qua proprio si vede moltissima differenza. Guardate quanto è netta la separazione tra l'hotspot e il fascio un po' più diffuso laterale. Questa invece è la Baton, guardate come è molto più omogenea. Warrior 2, Baton 3 Turbo. Ora col turbo illumina ancora meglio, e turbo anche qui. Questa è abbastanza più diffusa, più da everyday carry. Di nuovo la Warrior 2 Mini in turbo e la Baton 3 in turbo. L'ultimo confronto lo vediamo tra la Warrior 3S e la Warrior 2 Mini. Ovviamente stiamo facendo il confronto tra due torce molto diverse. Sappiamo già che la Warrior 3S la surclasserà completamente, ma vediamo quanto la Warrior 2 Mini sarà all'altezza, insomma, di questa sfida. E comunque vi anticipo già che sì, è una torcia più economica, meno potente e quant'altro, ma si difende egregiamente. Andiamo direttamente alla modalità High, tanto sono lì le grandi differenze. Questa è la Warrior 2 Mini
e questa è la Warrior 3S, quindi Warrior 2 mini, Warrior 3S. Notare come sono proprio molto simili, anche il fascio diciamo che è molto simile. La Warrior 3S ovviamente è molto più luminosa, però diciamo che la Warrior 2 mini, per essere una mini, si sa difendere egregiamente. Adesso la 3S è forte, ha un hotspot molto più marcato, più definito rispetto alla Warrior 2 mini. Vedete, questa è la 3S e questa è la 2 mini. 2 mini, 3S. Andiamo in turbo. Vabbè, qua non c'è poco da dire, la 3S illumina a giorno, è un proiettore proprio veramente potentissima. Warrior 2 mini, cioè la differenza è palese, però diciamo che anche la piccolina fa leggermente il suo lavoro, ed entrambe stanno scaldando tantissimo, cioè già se io tocco le teste così stanno già almeno una quarantina di gradi di più. La 3S sicuramente molto di più la 3S, ma anche la Warrior 2 mini comincia già ad essere abbastanza calduccia. È la ragione per cui sono belle grandi ed è facile impugnarle lasciando separata la testa, ma senza toccare le parti bollenti. Ci ritroviamo adesso alla consueta passeggiata col cane in compagnia delle nostre torce. Adesso nella modalità minima, e anche nella modalità minima vediamo che l'edificio si lo illumina un pochettino, niente di che, però diciamo che è usabilissima per camminare in campagna anche in pieno buio. Adesso vediamo un po' più avanti qua che c'è un parchetto proprio abbastanza, che resta abbastanza al buio. Vediamo cosa riusciamo a vedere con la sola torcia al minimo. Diciamo sì, non è una luce diffusa come avrei voluto per le passeggiate in campagna, però diciamo ci consente di muoverci bene. Modalità medium, che è quella che io preferisco, questa sì, con questa si incomincia a vedere abbastanza bene, che incominciamo anche a vedere almeno una ventina di metri di distanza. Infatti non so se si nota questa fila di alberi che c'è qui, però già questi alberi a una quindicina di metri riusciamo a vederli chiaramente anche in altezza. Mettiamo al massimo, così sì si vedono bene. Guardate, adesso la mettiamo in turbo. Guardate come illumina bene i palazzi. Adesso non lo so, saranno un centinaio di metri questi palazzi. Guardate che belli. Questi alberi qua sono abbastanza vicini, infatti si vedono abbastanza. Ma questi palazzi sono proprio, guardate. Adesso io non lo so, dico almeno secondo me un centinaio di metri ci sono. Però così si illumina proprio un faretto, punta veramente bene. Proseguiamo la nostra passeggiata in questo vialetto super buio, modalità medium, che come vi ho già detto è sempre la mia preferita. Ora guardiamo questo vialetto, passa ad essere completamente al buio anche all'occhio umano. Guardate come illumina bene. Proviamo a mettere il turbo, guardate quanto lo illumina al giorno. Bella, turbo, veramente formidabile. Considerando che dura ben 4 minuti, l'uccello si è mosso. Considerando che dura ben 4 minuti, è proprio una modalità che vale la pena sfruttare. Qua in realtà le altre volte che ci passavo era sempre molto meno illuminato, devono aver riacceso l'illuminazione, però anche qui abbiamo un ostacolo abbastanza lontano, questa chiesa, guardate adesso, boom, sarà così a così, micidiale.